Ciao a tutti cari amici, stiamo lavorando sodo per tutti quelli che sono i video riguardanti l'America. In particolare il setup è questo qua. Ci sono io, postazione, Matte. E non è finita qua, nel laboratorio segreto. Chissà cosa succede. Come va Ryan? Tutto concentrato direi. Lo stai facendo adesso? Sto facendo il secondo montaggio del settimo video. Che è il terzo della giornata? Non lo so. Abbiamo perso il conto. E quindi facci vedere la tua bomba bacheca. Video Grand Canyon, le varie suddivisioni a seconda di con cosa è stato ripreso. Las Vegas, parte 2 America e San Francisco. Questa è tutta la home su cui Ryan sta lavorando. Praticamente questo sarà un video Ryan di risposta a chi scrive tipo come hai fatto a montare 12.000 video. In realtà c'è il buon Ryan qua che è ai lavori forzati. Siamo tutti in fase editing. Questo che vedete è tutto il format del video, sotto la musica e sopra possono esserci o rallentamenti o velocità o i titoli. Giusto? Correttissimo. Ciao Ryan. Ciao, me ne ritorno con la mia stanza segreta. Scusa il disturbo. Mi spengo. Qua il mezzo con cui siamo arrivati. In realtà Ryan è arrivato con lo Xiaomi e invece io e Matteo siamo arrivati con Fantic stradale e da fuoristrada, che ho nascosto dietro un cartello sperando che ci siano ancora ogni volta che apro la porta. Il setup in realtà qua è molto semplice. Mega scrivania con la TV in fondo dove proviamo a fare tutte le presentazioni per i vari progetti. E adesso vi faccio vedere quello che fa Matteo, che è diciamo molto creativo sia da un punto di vista di grafica, design. Il sito per esempio, Matteo. Ciao Matte. Bella. Lo dico anche a te. Video in risposta a chi chiederà come abbiamo fatto a montare 12.000 video per l'America senza mai uscire da questa stanza. In particolare ho fatto vedere la bacheca, la timeline di Ryan che monta con Final Cut. Adesso vediamo la tua. In questo momento Matte sta lavorando su Premiere alla intro del canale. In realtà Premiere non so neanche io bene come funziona. Spiegacelo tu Matte. Qui abbiamo tutte le scene dell'intro. In particolare su ogni scena sono presenti più template che rappresentano l'intro finale che uscirà su ogni episodio di questa serie dell'America. Quindi qua ci sono delle parole chiave che vedete, sono molto a scorrimento. Prova a dare un ok per far capire quanto scorrono veloci. E guardate sotto che casino è veramente complesso. Qua ci saranno tutti i file, i documenti e qua i vari settaggi del video. Corretto più o meno? E infine c'è la mia postazione. Ogni video prima di uscire ed essere pubblicato sul canale passa attraverso questo filtro diciamo. Li rivedo tutti e se c'è qualcosa che non va li rifaccio perché ho tutti i file, o a volte proprio i video li faccio interamente io dalla A alla Z, dipende a seconda delle occasioni e del tempo che ho. Diciamo che essendo abbastanza impegnato durante tutta la settimana facendo anche l'università faccio fatica a gestirla tutta da solo e quindi fortunatamente ho trovato Genio 1 Matteo e Genio 2 Ryan, che sono due mostri al computer e mi salvano la vita veramente tanto. Adesso vi faccio vedere cosa sto facendo io. Questa è la mia bacheca, l'estratto che sono i riassunti degli episodi, la mappa che ha creato Matteo, il percorso, la strada, cioè questa che state vedendo, la mappa che si muove in 3D, cioè non so se avete capito cos'è sta roba. Cioè spiegaci come si forma una mappa come questa in movimento. Tanto tempo. Cosa sono queste 8.000 righe? Sono tutti i livelli che vanno a comporre il percorso, quindi man mano che si va avanti si realizza tutto il percorso. Vi dico che ho una certa esperienza con il computer e il montaggio, però non lo so, non ho capito bene neanche io che cosa ha appena detto Matteo. Cioè praticamente per fare una clip, che è quella che vedete, che sembra semplice perché comunque c'è una mappa e una striscia che si compone, ci è voluto 2 ore per fare 15 secondi di video. Quanti livelli ci sono? Dai 7 ai 15 livelli. Quindi vuol dire che è come fare tipo 15 dipende video. dagli episodi, sì. Sono più... Ecco lì il conteggio dei livelli e invece di qua la pratica e sopra cosa viene fuori. Questo è veramente complesso. Continuiamo. Questo l'ho montato io sotto Speed Vegas, che è un video fatto sempre a Las Vegas dove proviamo in pista la GT3. Ecco, vedete, quando fa così è la cosa più brutta perché vuol dire che sta caricando. Se ti si impalla e non esce neanche più come è successo a me, di nuovo si è bloccato e niente, destino, si è ribloccato. Cioè vedete quanto tempo semplicemente si perde per vedere i file vecchi. È incredibile questa cosa. La parte 3
parte 6. E questo è praticamente solo il lavoro che facciamo di montaggio. Matteo diciamo che è la parte più creativa, Ryan invece è il toro che martella sul video. Poi ci sono io, diciamo che inizialmente tendo a rivedere tutti i video, a modificarli, a inserire tipo quelle schermate pseudo simpatiche, o meglio ci si prova. Quando si sceglie di fare un video devi assolutamente fare i conti con la musica. Da dove la prendo la musica? Questo è Ryan che quando monta tipo si diverte un sacco, quindi è bello ogni tanto senti ridere. Come va Ryan? Abbiamo scaricato proprio ieri questa applicazione che si chiama Artlist, dove possiamo prendere tutta la musica. Tra l'altro costa tanto perché sono circa 220 euro all'anno, che però non c'è copyright, quindi possiamo mettere le musiche su YouTube senza avere problemi a livello di monetizzazione. Poi vabbè c'è la parte di caricamento video, che anche lì bisogna creare la copertina, l'immagine di YouTube. Ora, per rendervi l'idea di tutto il lavoro che c'è dietro, quanto tempo ci vuole a fare un video? Allora, un video tipo questo, dal pomeriggio all'1 fino alle 9 di sera. Ecco. Penso che possa essere un po'. Quindi ovviamente dipende da genere a genere, però comunque 4 ore, 5 ore ci vogliono. Quanto tempo ci vuole a fare un video più o meno? Come quelli dell'America? Dalle 2 ore e mezza alle 3, lasciando stare tutte le animazioni e tutta la grafica che c'è intorno. Facendolo completo? 4 ore, 4 ore e mezzo. E secondo me sei stato abbastanza stretto perché poi ovviamente c'è la mia parte di revisione, poi c'è un'altra mezz'ora, 40 minuti buona per fare l'immagine di copertina su Photoshop. Lo carichiamo su YouTube, mettiamo tag e hashtag, tutte le parole chiave eccetera, poi programmazione e poi il video è online. Tra l'altro mi è proprio arrivato da pochissimo questo pacco qua, è il DJI Ronin SC. Ho visto che in tantissime lo richiedevate perché ogni volta che faccio un video mentre sono emozionato con delle macchine faccio così e voi vi arrabbiate e mi dite non muoverti, mi viene mal di testa, non guardo più i tuoi video. E allora ho provato a trovare una soluzione a questo problema. Fortunatamente DJI ha detto ti possiamo aiutare. Ma quanto è bello! Ta-da! Per cui mi immagino già le scene in cui impenno ai 200 in pista ovviamente. E di fianco a me si fanno delle riprese allucinanti. Capiamo come si monta. Batteria, tripod, supporto per telefono, quick starter, sta prendendo forma. Signori e signori, siamo pronti per la prova. Non so bene come funzioni, quindi lo andiamo a scoprire insieme. Quello che dovrebbe fare è da stabilizzatore e mi sembra lo faccia nel modo giusto, per cui andiamo subito a testarlo. Io devo ancora capire bene come si punta, perché se giro mi sono reso conto che non riesco a farlo girare esattamente quando giro io. Ecco, per ora mi sembra molto stabile. Colgo l'occasione per farvi vedere la Tesla lì dietro e ora proviamo a fare le scale di corsa. Arrivano. Devo semplicemente capire come muovermi ogni volta per fare in modo che punti sempre me scendendo le scale. E poi c'è un trucco molto semplice per riuscire a far passare la telecamera da frontale a posteriore, e questa in ottica di vlog video è molto comoda, per cui direi a questo punto di provare a vedere come se la cava. Sfruttiamo il cavalletto centrale, tentando di fare l'impossibile, perché nel frattempo devo anche imparare ad utilizzare bene il Ronin. Proviamo a vedere come va. Sta andando. E so che mi divertirò molto con questo. Ormai sono un professionista. Mai stato così stabile. Quindi per concludere, questo è il Ronin SC e questa è tutta la guida che serve da inserire qua per riuscire a manovrare il focus direttamente dal Ronin senza andare a mettere le mani sopra l'obiettivo. Qua invece c'è il supporto per il telefono, sia per utilizzare l'applicazione sia per poter vedere la diretta del video che stai facendo con la macchina fotografica. Questo è quanto. Ne vedrete delle pelle e molto probabilmente lo vedrete molto spesso. A voi studio! Quindi per concludere c'è anche un terzo ragazzo che sto cercando, ho trovato, e da poco abbiamo iniziato a lavorare insieme, che mi possa aiutare a organizzare tutta quella che è la parte manageriale della mia attività, quindi tutte le mail che mi arrivano, le persone che chiedono di fare video, le persone che chiedono di fare eventi. Ecco,
una persona così, e forse l'ho trovata, è la stessa persona che mi aiuti a ripristinare tutto il sito internet insieme a Matteo, che è lì. Quindi vi terrò aggiornati, e se ce la facciamo presto sarà riaperto il sito internet con anche gli adesivi a P22 e moltissime altre novità. Detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto, vi ho fatto vedere un po' quello che è il backstage di tutto il lavoro che voi vedete su YouTube, perché la voce che gira è che lo youtuber non fa niente, lo youtuber non è un lavoro. In realtà è abbastanza impegnativo. Non so perché ho fatto questo video, dato che ne abbiamo appena fatti 10 nei 3 giorni precedenti, e quindi questo sarà l'11° e staremo magari un'altra mezza giornata solo per montarlo, anche se in realtà è semplice. Però niente, mi andava di farlo ed è risposta a chi si chiede cosa c'è dietro a un video su YouTube. Ciao ciao!